l'unica moto che non avevo mai guidato. Uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo. Nella splendida cornice di Misano oggi proverò per la prima volta una Ducati, precisamente la Panigale Evo 2. E grazie a VRS, DTO e Garage 51 faremo una piccola comparativa con la stessa moto ma in configurazione Chill Super Sport che poche ore fa ha vinto a Vallelunga. Cercherò di raccontarvela in parole semplici, in maniera che tutti possano comprendere le magiche sensazioni di provare in moto del genere. Bene, allora, mentre Nicolas ci sistema la moto, che è uno dei meccanici di Garage 51, vi spiego che cosa sto facendo qua e per quale motivo, anzi, scuriamo un po', se no non mi vedete più, e per quale motivo sto provando una Ducati. Sapete che abbiamo fatto la collaborazione con VRS con la quale ho acquistato tutta la telemetria per l'RS Evo 4 e tutti i pezzi per la mia Yamaha R3. E parlando di moto, VRS mi dice: ho lì la Panigale, vuoi farci un giro? E così ecco organizzata la giornata. Poi sapete benissimo che uno dei miei partner è appunto DTO, che supporta anche Garage 51, così abbiamo unito tutte le forze e ho chiesto appunto a Garage 51, che è il team di Michele Pirro nel campionato italiano e hanno proprio la sede qui all'interno del circuito di Misano, gli ho chiesto una mano per dare una regolata alla moto e un po' di supporto oggi mentre avrei girato. Allora, il problema di quando fai queste cose è che io ragiono sempre da pilota e quindi adesso vorrei scendere, vorrei dire la moto qua, la forcella, dobbiamo scendere un po' le cose e cerco di raccontarvi la moto nella maniera più giornalistica possibile, perché oggi non ci interessa fare i tempi, non è un test per andare a fare le gare, anche perché la moto è stradale. E la cosa più impressionante è che io non avevo mai sentito un bicilindrico girare così, cioè è incredibile, è veramente incredibile quanta strada faccia e quanti giri faccia questa moto qua. Poi da guidare ciclisticamente è molto stretta nelle gambe ed è molto molto agile. Cerco sempre di tralasciare il lato setup perché appunto sto lavorando, stiamo facendo delle cose, ma è impressionante davvero quanto giri questo motore e quanta strada faccia, cioè di serie è già veramente impressionante. Infatti adesso eravamo dentro, c'erano delle Yamaha R6 Super Sport e la moto va più o meno come quella cosa lì. La cosa bella di tutto questo progetto è che se faccio il bravo, se va tutto bene, ragazzi, stasera di Panigale Evo 2 ne provo una molto speciale, quindi speriamo che vada tutto bene. Adesso, siccome la moto non ve l'ho ancora fatta vedere fra tutto il casino, fra tutto quello che abbiamo dovuto fare, anche perché abbiamo avuto dei problemini nel primo turno e ne parliamo dopo avervi fatto vedere la moto, perché riguarda appunto il sistema elettronico di Ducati che sulla sicurezza funziona molto bene. Quindi adesso andiamo a vedere la moto. Ma vuoti peso. Che marce? Seconda, terza. All'inizio non sapevo se potessi essere magari io a sbagliare col cambio. Innanzitutto è basso, cioè il dislivello che c'è tra questo e questo è tantissimo. E poi il blipper, cioè ho provato sia magari, non so, a cambiare veloce, a cambiare piano, non so perché, ma senza ragioni qualche volta, parecchie volte spinge. E
stato fatto il test calibration? Ecco trovato il problema, le moto moderne quando cambi tipologia di pneumatico hanno bisogno di una procedura chiamata tire calibration, ovvero calibrazione della ruota che serve ad acquisire lo sviluppo metrico dello pneumatico per fare poi il calcolo di tutti i controlli come traction, engine brake e wheelie. Adesso vi devo far vedere una roba esagerata perché in tutti i video di Mazzuoli, e se non mi seguite vi consiglio di recuperarne qualcuno, ma sapete benissimo che piove sempre, o c'è sempre vento, o c'è sempre la neve. Invece oggi Misano con il sole incredibile, oggi fa 25 gradi, asfalto caldo, poco vento, è proprio la situazione più bella per andare in moto. Eccola qua la Ducati Panigale V2 di VRS che ci ha dato per questa giornata. Questa è una moto completamente stradale perché è dotata di tutte le cose che servono per andare in strada, quindi fari, clacson, ABS, e poi questa è stata una moto diciamo utilizzata come show bike, è stata usata per alcuni photoshooting, era in azienda da VRS per esposizione e appunto ha montate un po' di cose che però comunque sono tutti accessori stradali. Adesso ve li faccio vedere. Come vi ho detto, tutta la componentistica stradale, però se vedete, state attenti, sono sparite le pulsantiere di serie perché ci sono le pulsantiere Jet Prime. In più sono stati montati dei manubri e i più attenti ai racing avranno notato che abbiamo traslato tutto all'interno, perché di solito nell'utilizzo racing come funziona? Si montano i manubri sono sempre un po' più lunghi di quello che servirebbe il necessario e questi non erano stati tagliati, quindi io praticamente il primo turno andavo in giro così. E quindi che cosa abbiamo fatto? Non voglio spaccare niente, abbiamo traslato tutto all'interno per avere diciamo la posizione corretta. Poi la moto è equipaggiata con sospensioni bitubo, ma la forcella non ha la corsa allungata, e queste pedane con le quali sto un po' tribulando perché sono delle pedane stradali e infatti sono un po' scivolose, quindi c'è poco grip e soprattutto sono fatte appunto per l'utilizzo stradale, non hanno regolazioni e richiamano la posizione appunto di serie che è bassa. Infatti tipo nelle curve dove si piega tanto qua a Misano, come la Rio, come il Carro, come il Tramonto, mi capita di toccare i piedi. Poi oggi la cosa difficile per me è che quando faccio queste cose voi vedete sempre i video, ma poi alla fine quando guidiamo si ragiona sempre da piloti, no? Quindi io voglio fare determinate cose sulla moto, ma non è la situazione. Quindi anche le sospensioni sto cercando di mettere un po' a posto, ho dato un po' di precarico davanti, un po' di precarico dietro. Il problema è che la moto ha lo sfilamento di serie e Misano è una pista che chiamerebbe la moto un po' più alta davanti perché è una pista molto frenante e infatti sono sempre, cioè perennemente a pacco, ma va bene così. Altra cosa limitante un pochino nel diciamo tempo sul giro, nella performance, è il fatto che la moto abbia l'ABS. Però qua c'è una piccola scusante, nel senso che l'olio è quello stradale. Ora io non so come si comporterebbe l'ABS con un olio racing che resiste meglio al calore, perché il freno funziona benissimo ma ha un'autonomia di solo 3 giri. Poi non è che non freni più, la leva assolutamente non viene contro le mani, ma quello che succede è che si perde un po' di feeling, cioè quindi non si sente bene quello che succede sotto la leva fra le mani e c'è un po' di vuoto nella prima parte. Non va a vuoto la leva, c'è un po' di corsa a vuoto, semplicemente quello. Adesso come best lap ho fatto 1.47 mi sembra. La moto ha delle gomme che mi ha dato Garage 51, sono delle gomme usate del CIV, quindi c'è il posteriore Dunlop 190-55 se non sbaglio e l'anteriore 125-80, che tra l'altro è la prima volta che provo e devo dire che per andare così piano, a parte che va bene tutto, però non mi sembrano male. Quello che voglio fare per il turno prossimo è quello di giocare un po' con l'elettronica perché è molto sensibile, ho provato a cambiare un po' di cose, c'è della bella differenza anche se comunque è l'elettronica di serie, quindi con il cablaggio di serie. Adesso mi hanno detto di partire da una configurazione abbastanza standard e vorrei liberarla perché mi sento
mi sento un po' frenato, soprattutto le uscite, anche se faccio pick up, alzo la moto, comunque taglia parecchio, quindi voglio cominciare a togliere un po' i controlli. Nella pausa pranzo sono stato da VRS, sono andato a prendere i ricambi, quelli importanti, il giannellone nazionale per l'RS50, quindi al Mugello, alla MotoGP ci andiamo con la marmitta giusta, troppo contento. Sai come i bambini quando mettevi la marmitta al 50, ecco, metti sempre la marmitta al 50 ma a 34 anni, spettacolo. Comunque, bando alle ciance, adesso c'è da cambiarsi perché abbiamo fatto un po' di elettronica sulla moto. Vediamo se riusciamo a fare almeno un bel 45 e poi dopo dal garage 51 mi hanno chiamato e mi hanno detto di tenermi libero per l'ultimo turno. Quindi mi sa che l'ultimo turno non utilizzerò questa moto qua. Poi a proposito di scarichi, una cosa che mi ero dimenticato di dirvi prima è che questa moto è equipaggiata con lo scarico Termignoni, con il silenziatore quello basso, con il DB Killer e anche l'omologazione stradale, quindi non è uno scarico da corsa, e in più monta anche i cerchi marchesini, sono anche molto vistosi. E altro particolare che vi fa vedere che la moto era completamente stradale e dedicata a un altro utilizzo, il fatto di avere il carter della frizione con l'oblò è una roba, cioè una chicca che non si utilizza in pista. Allora, è tornato Nicolas che mi sta dando una mano oggi a sistemare la moto. Ho detto adesso che la moto bene, dopo ti faccio vedere perché andiamo a pacco, cioè pacchissimo everywhere. Non è un problema. Ovviamente per motivi tecnici e per fare 2 turni non stiamo a smontare le carene di serie che ci vogliono 5.000 viti per alzare la moto davanti, quindi la lasceremo così, non facciamo nemmeno le mole, ci divertiamo così. Però ho detto che l'elettronica mi sembra un po' frenata, nel senso che quando utilizzo la terza fuori dalle Rio, l'ultima curva, anche se faccio pick up, la moto è frenata, quindi si può andare ad agire su quello e mi piacerebbe provare un po' più di freno motore. Ok. Perché con queste pedane faccio fatica a cambiare, ad esempio tipo al carro non utilizzo la prima, quindi utilizzo la seconda, magari avere un po' più di freno motore potrebbe aiutarmi, quindi questo è quello che io farei. Cosa possiamo fare secondo te, Nicolas? Allora, io lo andrei a liberare un po' di elettronica a livello di controlli e in più li andiamo a lavorare nel freno motore. Allora, per regolare i controlli entriamo nella pagina del setting menu, Riding Mode. Nel Riding Mode c'hai le varie mappe. Noi in questo caso andiamo a interagire con la mappa Race. Entriamo nella mappa Race ovviamente c'hai tutte le varie funzioni dove puoi modificare dall'engine al traction, all'ABS, al wheel control e Ecco, anche il wheel brake. control non si può togliere. Sì. Allora, noi abbiamo bisogno di abbassare. Allora, diciamo che il wheel control lo possiamo togliere a questo Ok. punto. Perfetto. Il traction, il DTC. E a 3 possiamo andare magari a 1. Abbiamo detto l'engine brake. L'engine brake in questo Che mi hai spiegato momento che in Ducati è diverso, cioè nel funziona senso al contrario. noi con Aprilia abbiamo 1 poco, 2 medio, 3 tanto, qui è il contrario. Qui è il contrario. 3 3 è libero, e 1 1 è quello più... Ok, allora andiamo a 1. più consiglio. Sembra molto
speravo di migliorare, non ho migliorato, le gomme sono sempre quelle, le scuse sono sempre quelle, no scherzo, a parte le cavolate, non era la giornata per fare i tempi, era una giornata goliardica. Soprattutto la cosa più importante è che, se possibile, quando si fanno queste cose non bisogna mai fare danni, anche perché la classifica non è oggi, alle gare ci sono le classifiche, oggi chi se ne frega, va bene, poi ovvio che anche io voglia un po' spingere, ho fatto il massimo prendendo 0 rischi, quindi va bene così. Una l'abbiamo portata a casa, ma è arrivata la chiamata da Garage 51 e mi hanno detto: Edo, ma ti piacerebbe fare 3-4 giri con la moto che ha vinto ieri a Vallelunga di stirpe? E infatti eccola qua, cioè adesso rendetevi conto, sul canale proviamo una moto che è passato talmente poco tempo da quando ha vinto ieri che probabilmente c'è ancora il motore caldo. Quindi questa è proprio la moto con la quale ieri Davide Stirpe, pluricampione italiano, ha vinto la gara di Vallelunga, e oggi a Misano la provo io. Vediamo gli onboard e ve la racconto sul canale. È anche bello perché possiamo fare una comparativa quindi da Ducati Panigale V2 completamente stradale con clacson, fari eccetera eccetera, alla moto di serie, perché cambia radicalmente, e adesso andiamo a vedere i dettagli. Le prime cose che notiamo, e del quale vi avevo detto che la moto originale pecca un pochino, se qua vedete già abbiamo una corsa allungata della forcella e la moto in generale è molto più alta. Per quanto riguarda la seduta, mi ero lamentato del fatto che ci fosse molta distanza fra i poggiapiedi e le pedane, infatti qui proprio la seduta è costituita da un telaietto completamente differente, infatti viene sostituito il telaietto di serie. Loro in questo caso utilizzano i telaietti fatti da Piero Bon, che è un produttore di pezzi molto famoso per Ducati, una sella molto bassa e delle pedane diverse. Al posto delle sospensioni bitubo ci sono qua le YSS, e qua questa meraviglia di scarico che non ha niente a che vedere col Termignoni che avevamo di là, che è stradale. Qua c'è il Termignoni, quello racing, in titanio, e proprio altra cosa. Poi il motore è fatto, ovviamente ci sono su tutte le punzonature proprio la moto autentica, e già scaldarla al cavalletto, differenza incredibile. Poi radiatore aggiuntivo che anche quello aiuterà a raffrescare la moto, perché come avete visto fino ad ora sulla moto di serie stavo girando a circa 100, 101, 103 gradi e insomma non è proprio il massimo per la pista. Via tutti i fari, via tutte le cose, e carena originale di Davide Stirpe. Poi dentro al carterino qua non c'è l'adesivo, ma lo vedete lì, STM, quindi frizione STM che aiuterà sicuramente l'inserimento in curva. Mentre per quanto riguarda l'elettronica, questa moto ha un cablaggio solo Engineering Mectronic con il suo dashboard dedicato, che è lo stesso che si usa anche al Mondiale Supersport, e che, se vi ricordate, la stessa strumentazione l'avevate vista quando avevo provato l'R3 che usavamo al Mondiale. Tra l'altro, i più attenti ai dettagli avranno notato che qua c'è questo supporto per il parafango. E che cosa serve? Questo è il supporto per slegare il parafango dal piedino della forcella. Perché? Perché in questo modo il piedino può essere libero di ruotare, invece se fosse fissato al parafango, cioè stortando il piedino piegheresti il parafango, e questa cosa viene fatta per cambiare la ruota velocemente senza dover togliere le pinze. Very important moment sul canale questo, Hanno detto 4 giri piano, molto piano.
molto bella, ma mi sembra molto morbida sia davanti che dietro. E un'altra cosa che non mi piace è che ha poco freno motore, cioè l'idea che io ho è che mi sembra molto, quando freno, soprattutto quercia, tramonto, mi sento sempre troppo sul davanti, non so come spiegare. Rallenti abbastanza. Mi sembra di essere troppo, cioè di chiedere troppo al freno davanti e che non sia bilanciata in frenata. La posizione della moto mi sembra abbastanza bilanciata, cioè non è né troppo sul davanti né troppo sul dietro. E poi cioè, io considero che le Dunlop non le ho mai usate, quindi è la prima volta che, cioè l'idea che mi danno, io mi alleno con le Bridgestone, che no, non c'entra niente, però mi sembrano proprio come filosofia di gomma, una gomma che ha bisogno di molto carico, cioè sono gomme dure, cioè non è filosofia Pirelli. No, assolutamente. Poi ho fatto 3 giri, cioè, Vabbè, hai fatto 45 il primo giro. È rimasto. sì, molto direzionale la moto, tantissimo, sia nella fase di drive, cioè quindi quando tu sei con il gas in mano, la moto è super direzionale, cioè nell'attraversare la pista per poi cambiare da destra a sinistra è molto direzionale. Secondo me la staccata potrebbe essere un punto di forza incredibile, se mi mettessi un po' a posto. Il freno è potentissimo. Incredibile. Allora ragazzi, ho provato la moto di Davide Stirpe e non potevo buttarla per terra, anche perché eravamo in una condizione in cui c'era Gigi Ronzio e Michele Pirro al muretto. Questa è la moto che ha corso a Vallelunga ieri e cioè non potevo assolutamente fare danno e siamo riusciti a portarla a casa intatta. Al primo giro ho fatto 45, al secondo giro mi è caduto uno davanti, ho perso un po' di tempo e ho rifatto 45,0 e mentre passavo sul rettilineo ho detto adesso faccio 44. Poi ho fatto 2 curve e ho detto non devo dimostrare niente a nessuno, basta, la porto a casa intatta e sono uscito perché un grande campione mi ha insegnato che bisogna tornare a casa sempre con un po' di voglia ed è proprio quel saziare e il voler fare il giro a tutti i costi che poi ti fa fare i danni e io oggi danni non ne volevo fare, quindi abbiamo fatto subito 45, 2 giri, non è la mia moto, va bene così. Allora c'è una differenza abissale, nel senso che la moto è completamente diversa, è molto più leggera e nonostante abbia nel CIV si utilizzi la farfalla chiusa, utilizzano la farfalla all'80%, quindi la moto ha una riduzione di potenza perché per il balance of performance che c'è nel campionato italiano e anche nel mondiale, per competere contro i vari 4 cilindri come l'R6, le Kawasaki, gli tolgono un po' di potenza. Quindi nonostante abbia la farfalla all'80% è molto più leggera dell'altra e più o meno vanno similari. Quello che senti con la farfalla così è che in alto il motore è un pochino più soffocato. La differenza nella guida è veramente folle perché la moto è super direzionale nella fase di drive. Quindi fase di drive cosa voglio dire? Questo nella gomma, questo è l'edge, quindi il limite della spalla, e questa è la zona di drive. Si chiama drive perché appunto questa è la zona nella quale passiamo la maggior parte del nostro tempo, quindi appunto la zona nella quale si guida. E proprio nella fase di drive a Misano ci sono un sacco di punti dove da destra si passa a sinistra, quindi immaginate già quercia per poi andare al tramonto. La moto è super direzionale, è molto veloce a fare questa cosa e grande differenza sulla forcella e sull'ammortizzatore. L'ammortizzatore meno, ma sulla forcella con la corsa allungata c'è una proprio differenza proprio incredibile, proprio nel trasferimento di carico molto più morbido, riesci a sentire i freni senza l'ABS, sono molto più potenti e c'è molto più mordente. L'ho trovata molto molto stabile, in questa configurazione è bilanciata, non va tanto di traverso e credo che sia proprio una caratteristica dei piloti Ducati. Infatti vedo anche guardando le corse che cercano tutti di guidarla in maniera molto 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 pulita. Sicuramente la caratteristica è molto millistica, cioè frenare, fermarsi
partire. Erogazione del motore, Garage 51 ci hanno lavorato parecchio perché è molto docile e soprattutto c'è tanta connessione gas-ruota. E tra l'altro, guidando la moto in configurazione racing, ho potuto apprezzare anche meglio le gomme Dunlop che utilizzano al CIV, perché, che cosa vi potevo dire, con la moto di serie, sai, frenando piano, non senti, e soprattutto la gomma davanti ha tantissimo grip, quindi anche quando cerchi di forzare con il freno in mano, in angolo, con il ginocchio per terra e continuare a tenere il freno, c'è veramente molto feeling. E un'altra cosa che fa tantissimo la differenza, oltre a tutte le modifiche meccaniche, sospensioni, elettronica, ma già solo la posizione in sella, come vi ho detto prima, con il telaietto racing, la sella bassa, le pedane con il grip e i manubri nella posizione giusta, veramente wow. Quindi mi sono goduto questa prova della Ducati, sono contento di averla portata al termine senza fare danni, e adesso le mettiamo qua per fare la foto di rito, perché alla fine comunque, visto che vi è piaciuta un sacco la comparativa fra Yamaha R1 vecchia e Yamaha R1 nuova, questa alla fine oggi doveva essere la prova di una moto e 2 giri con l'altra, però comunque è un'altra sorta di comparativa. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della giornata, io spero che il video vi sia piaciuto. Mi preme ringraziare VRS che mi ha dato questa moto per girare oggi, ed è stato poi il motore che ha acceso tutte le varie situazioni che hanno poi costruito la giornata di oggi, quindi anche grazie a Garage 51, a Nicolas che ci ha dato una mano a gestire delle moto che io personalmente conosco veramente poco. Grazie a DTO sempre per il supporto, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi, mettete like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!